Wow, ragazzi, che potenza! Siamo già a 25, sarà passato un secondo e mezzo. 35, 36, 40 km all'ora e lei continua a spingere. 47, 48, 49, 50, 52, 54, devo frenare. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di lei, la Duoz F26, la bicicletta elettrica più potente che io abbia mai provato. Sigla! La F26 è stata progettata per avere una potenza spaventosa, infatti abbiamo ben due motori, uno all'anteriore e uno qui dietro al posteriore, entrambi da ben 750 watt. Sì ragazzi, avete proprio capito bene, quando i due motori funzioneranno insieme vi daranno 1500 watt di potenza per ben 130 Nm. Ogni motore ha 65 Nm. Ma guardiamola un po' più da vicino, questo è il motore veramente enorme e come vedete c'è anche una pinza dei freni bella rossa, con un freno da 160 e i freni sono idraulici sia all'anteriore sia al posteriore. Come potete immaginare i freni sono fondamentali con una potenza del genere, infatti la bici da sbloccata arriva più o meno a 60 all'ora, dopo ve lo farò vedere nella prova su strada, e i freni funzionano alla perfezione, mai avuto dei freni così su nessuna bici. Siamo di fronte a una bici veramente maxi in tutto. Partiamo dalle ruote da 26 pollici per 4, quindi ruote fat veramente enormi, le più grandi che io abbia mai visto. Peso della bicicletta ben 38 kg, non vi auguro assolutamente di rimanere senza batteria, perché per far andare la bici in maniera muscolare è veramente difficilissimo. Nella parte anteriore abbiamo l'ammortizzatore, non lo troviamo nella parte posteriore, ma sinceramente in questo caso non la vedo un problema, perché le gomme, essendo un 26x4, vi daranno un comfort di guida su qualsiasi tipo di terreno. Se proprio dovete andare ad esempio fuori strada, il consiglio è andate a sgonfiare leggermente le gomme e sarete assolutamente a posto. Sul posteriore abbiamo un comodo portapacchi, la sella la possiamo alzare ed abbassare a piacimento. Ecco, questa è l'unica cosa che vi posso dire, la bici essendo veramente così grossa, secondo me può essere utilizzata da 1,75 m in su. Infatti, se ci fate caso, io sono 1,87 m e il sellino è appena alzato. Vi faccio vedere, se vado ad alzare il sellino, quanto si può alzare. Capite bene che non è una bicicletta, secondo me, fatta per persone sotto il 1,75 m. Per quanto riguarda la strumentazione di bordo ed il manubrio, partendo da destra abbiamo l'acceleratore che vi danno già in confezione ma che non è montato. Io l'ho montato per fare questa prova. Dopodiché abbiamo un cambio Shimano a 7 rapporti Index, il classico cambio Shimano che è presente in tutte le biciclette che ho già provato e col quale comunque mi sono sempre trovato benissimo. Poi abbiamo una porta USB di tipo A per poter caricare i nostri dispositivi elettronici, il computer di bordo dopo ne parliamo, dopodiché abbiamo la pulsantiera per accendere e spegnere la bicicletta e muoverci all'interno del menu e del menu segreto, vi farò vedere anche quello. E chiaramente con il più e il meno potremo andare a utilizzare i 5 tipi di assistenza di questa bicicletta. Subito a sinistra abbiamo accensione e spegnimento dei fari, il faro posteriore funziona anche da stop, il faro anteriore fa veramente tantissima luce al buio. Subito sotto abbiamo il pulsante per poter accendere e spegnere il secondo motore, ovvero quando voi andate ad accendere la bicicletta per la prima volta avrete il motore funzionante che è quello posteriore. Se invece andiamo a schiacciare il bottone DS, quindi il bottone che fa sì che si accenda anche il motore anteriore, chiaramente la bicicletta darà la sua massima potenza. Subito sotto abbiamo il pulsante del clacson che vi faccio sentire. Abbastanza potente. Vi volevo far vedere una cosa veramente impressionante. In questo momento tutti e due i motori sono attivi, alzerò la bicicletta e vi farò vedere che chiaramente tutte e due le ruote sono motrici. Quindi alziamo la bici, diamo acceleratore
e come vedete tutte e due le ruote danno potenza. Adesso ragazzi mi metto all'ombra perché ci sono 42 gradi in questo momento a Roma e ci vediamo tra pochissimo. Per quanto riguarda il computer di bordo, come vedete qui in alto a sinistra abbiamo il simbolo del Bluetooth, dopo ve ne parlo. Qui abbiamo la carica della batteria rimanente, velocità in tempo reale, e poi abbiamo il numero di assistenza che possiamo andare a cambiare grazie al più e al meno. Questi 37 km sono quelli percorsi fino adesso, ma chiaramente abbiamo anche molte altre informazioni come i parziali, il voltaggio della batteria in tempo reale, il tempo di utilizzo e quant'altro. Display a colori che si vede veramente benissimo anche sotto i raggi del sole più forte. In questo momento è mezzogiorno. Per poter accendere e spegnere il motore anteriore dobbiamo schiacciare questo pulsante. Questo, come vi dicevo prima, è il pulsante per il clacson e questo è accensioni e spegnimento delle luci. Per sbloccare la bicicletta, come vi dicevo, arriva bloccata a 25 km/h, noi non dovremmo fare altro che cliccare sul più e sul meno nello stesso istante. Entrerete nel menu segreto P01, con questo tasto vi portate su P08 e se non l'avete ancora fatto e quindi la bicicletta è bloccata, qui vedrete il numero 25, con il più arrivate fino a 67. In questo caso la bicicletta sarà sbloccata. È inutile girarci intorno, se qualcuno si compra una bicicletta di questo tipo chiaramente è per utilizzarla alla sua massima potenza, sia in velocità sia sulle salite, ma ve ne parlo tra poco mentre la andiamo a provare. Quindi ragazzi, la bici non è assolutamente legale una volta che la sbloccate, in realtà non lo è uguale perché abbiamo l'acceleratore, perché abbiamo due motori da 1500 watt, quindi legale non è, però vi assicuro che una volta che sbloccherete la bici non la ribloccherete mai più. Per farvi capire le dimensioni di questa bici, io mi sono messo sopra appositamente, sono alto 1,87 m per 110 kg. E come vedete questa bici è veramente enorme. Come vi dicevo prima, per avere il massimo comfort di guida io credo che dobbiate essere alti da 1,75 m in su, anche fino a 2,10 m addirittura, perché questa bicicletta lo permette sicuramente. Per quanto mi riguarda mi ci trovo benissimo, è la bici chiaramente più comoda che io abbia mai provato ed ovviamente anche la più potente. Altra cosa di cui dobbiamo parlare è la batteria. Allora, abbiamo una batteria da 1 kW che riesce a dare la potenza chiaramente a tutti e due i motori. Le celle utilizzate all'interno di questa batteria sono di assoluta qualità rispetto a tutte le altre batterie che ho mai provato. Infatti non ho mai avuto un calo di prestazioni, neanche con il mio peso, neanche con il mio peso più lo zaino, quindi più o meno 120 kg, e neanche ad esempio su salite veramente molto importanti che tutte le altre biciclette che ho provato non riuscivano a fare. Per poter caricare la batteria nulla di più semplice, o la lasciamo direttamente dentro la bicicletta, la batteria è questa nera che vedete, su questo lato abbiamo un gommino per poter poi andarci a mettere chiaramente l'alimentatore di corrente che trovate in confezione, mentre per toglierla, quindi per poterla portare a casa, anche lì nulla di più semplice, mi sono dimenticato le chiavi a casa, però basta girare la chiave e la batteria uscirà, quindi facilissimo. Ragazzi, per me è molto importante, mi raccomando, se questo video vi sta piacendo mettete un bel like e iscrivetevi al canale. E adesso non devo fare altro che montare tutta l'attrezzatura che mi serve per la prova su strada e finalmente la andiamo a provare insieme. Come vi dicevo, la bicicletta arriverà bloccata a 25 all'ora, tutte le prove che vedrete è da bici completamente sbloccata. Allora, bici muscolare, partiamo con la modalità numero 0 e ragazzi, che vi dico, come vedete è veramente super difficile farla muovere. Ci siamo riusciti, sono in pianura, sono a 5 all'ora, ma sto facendo una fatica terribile, e questo perché chiaramente la bicicletta pesa quasi 40 kg, ha delle gomme veramente enormi che fanno un attrito enorme e quindi non è assolutamente una bicicletta da poter utilizzare in maniera muscolare. Vado ad inserire la prima modalità di assistenza, sentite il motore come va, e siamo subito a 22 all'ora. Quindi solo con la prima assistenza riusciamo a sfiorare i 22 all'ora. Adesso davanti a me c'è una leggera salita, mettiamo la modalità numero 2
e da 22 riusciamo ad andare sopra la salita in modalità costante a 22 all'ora. Adesso sono in pianura e come vedete arriviamo già a 28, 29, 30 km all'ora. Devo frenare perché c'è una curva. Sicuramente questo parco non è la cosa migliore per fare queste prove di velocità, dopo le faremo direttamente in strada. Comunque, come avete visto, prima modalità 22 all'ora, seconda modalità 30 all'ora. Torno indietro che c'era meno gente, aspettate un attimo. Sono fermo, modalità numero 3. Io chiaramente dopo poche pedalate pedalo a vuoto. 27, 30, 32, siamo in salita, 31, 32, 33. Non riesco ad andare più veloce, ma perché non ho la strada giusta per poterlo fare. Ecco, forse qui, aspettate un attimo, sì, questa dovrebbe essere giusta. Proviamo modalità numero 3, 20, 21, 22, 29, 30, 33, 35, 36, 37, devo frenare. Vado a inserire direttamente la quinta, quindi salto la quarta, vediamo cosa succede. 31, 32, siamo in salita. 29, perde un pochino, 28 e da qua incomincia a rispingere. Siamo già a 34, ma devo rifrenare per vedere poi la velocità di punta. Sinceramente lo facciamo in strada, che è sicuramente meglio. Per quanto mi riguarda, ragazzi, le modalità 1 e 2 sono quelle da utilizzare. 3, 4 e 5 vi possono servire solo se ci sono delle belle salite impegnative, perché sì, la bicicletta chiaramente andrà più veloce, ma non tanto più veloce rispetto appunto ad esempio alla seconda. Diciamo che secondo le mie prove in modalità 5 al massimo della velocità riuscite a stare intorno ai 40 all'ora. A 40 all'ora però riuscirete ad arrivarci anche in salita senza alcun problema, quindi non avrete dei cali di prestazioni sotto questo punto di vista. Finalmente su una pista ciclabile, forse riesco a prendere un po' di velocità. Volevo provare l'acceleratore con voi, sono in modalità numero 5, butto giù tutto l'acceleratore e partiamo. Partiamo, come vedete, in maniera veramente molto lenta. Infatti ho contattato Duoz per sapere perché non mi desse tutta la potenza appena giro l'acceleratore e mi hanno detto che è stato fatto apposta, quindi ok, partirete molto lentamente, ma come vedete dopo pochissimo già siamo a 28, 29, 30, 31, quindi nessun problema per poi la velocità finale, anche se quello che ho notato è che basta fare poi una mezza pedalata e vi arriva da subito una potenza molto più grintosa rispetto a quella dell'acceleratore. Quindi in questa bicicletta, vi dico la verità, forse l'acceleratore non serve veramente a niente, perché basterà fare una mezza pedalata e avrete subito una coppia mostruosa e arriverete immediatamente, se andate in modalità numero 3, 4, 5, a velocità pazzesche. Quindi vi dico la verità, l'acceleratore non lo utilizzo praticamente mai. Faccio passare l'autobus che sta arrivando, dopodiché finalmente facciamo qualche prova di velocità su strada. Allora, siamo in modalità numero 5, un solo motore, do una mezza pedalata e, come vi dicevo, arriva immediatamente tutta la potenza del motore. Siamo già a 15, 16, 17, intanto scalo tutte le marce e fino a 25 all'ora in questo momento sto pedalando e sento che sto aiutando un pelino il motore. Siamo a 30, sto pedalando completamente a vuoto, vediamo che velocità riusciamo a raggiungere solo con un motore. In questo momento siamo a 40 all'ora e mi trovo in pianura. 42, 43, pazzesca, è una bici veramente pazzesca. In questo momento siamo a 44, 43, 44 km all'ora. Vado a inserire il secondo motore. Wow, che botta, ragazzi, arriva una botta pazzesca. Infatti siamo già a 47, 48, 50, 51, 53, devo frenare, ragazzi. Ok, proviamo a vedere
a che velocità riusciamo ad arrivare da 0 con 2 motori in modalità numero 5. Quindi prima pedalata, anche se sento che sta arrivando una macchina. Ok, wow ragazzi, che potenza, siamo già a 25, sarà passato un secondo e mezzo. 35, 36, 40 km all'ora e lei continua a spingere. 47, 48, 49, 50, 52, 54, devo frenare. Ragazzi, quando ho provato la bici senza fare la recensione, avevo trovato una strada completamente libera e sono riuscito ad arrivare a 58 km orari. Come vedete non è semplice arrivare al massimo perché poi comunque dovete frenare, siete su una bicicletta senza casco, senza protezioni, quindi state molto attenti a quello che fate. Comunque, parlando di velocità di punta, fidatevi di me, io sono riuscito ad arrivare a 57-58 km orari e appunto, come sapete, io peso 110 kg e avevo sempre il mio zaino da 10 kg sulle spalle. Quindi diciamo che questa bici come velocità di punta si attesta intorno ai 60 km all'ora con 2 motori. Adesso davanti a me è una pista ciclabile e andiamo a fare qualche prova anche di frenata. Ragazzi, la frenata è veramente pazzesca, già ve lo dico. In questo momento sono sempre in modalità 5, ma con un motore solo. Adesso vado sulla ciclabile, vado in modalità 1, più o meno va a 25 all'ora, così non ci ammazziamo e non ammazziamo nessuno. Allora, per quanto riguarda la frenata, siamo a 20 all'ora in questo momento. Vi faccio una frenata d'emergenza. Come avete sentito, si inchioda quella posteriore, non si inchioda l'anteriore e mi sono fermato veramente in un secondo. Stessa cosa vi succederà se siete al massimo della potenza, quindi a 50-60 all'ora. I freni funzionano veramente da Dio. Ma parliamo anche della batteria, di quanto dura realmente. Allora, Duoz sul sito ci dice 100 km e secondo me è un dato abbastanza veritiero se pensiamo alla bici bloccata a 25 all'ora e l'aiutiamo con la pedalata. In quel caso lì penso che possiate riuscire ad arrivare a 100 km, se non a 100 saranno un'ottantina. Ho fatto però una prova, volevo vedere quanto potesse durare questa batteria al massimo della potenza, quindi in modalità numero 5, da sbloccata e con tutti e 2 i motori attivi, e vi dico che mi è durata intorno ai 30 km. Quando incominciate ad andare a 50-60 all'ora con tutti e 2 i motori attivi in modalità appunto numero 4, numero 5, vedrete che la batteria scende molto velocemente, e questo perché la batteria è da 1 kW, ma i 2 motori hanno bisogno di 1500 watt, quindi più di quello che la batteria riesce a dare. In realtà riesce a funzionare tutto alla perfezione perché le celle che sono dentro la batteria di questa bici sono delle celle super di qualità, però sappiate che se volete utilizzarla a quelle potenze o comunque anche in salite molto importanti con 2 motori eccetera eccetera, sappiate che la batteria vi darà appunto questi 25-30 km di autonomia. Se invece utilizziamo un motore solo, l'autonomia aumenta parecchio, quindi arriviamo a 40 km più o meno di autonomia, 40-45. Se abbassiamo invece la modalità di assistenza, quindi arriviamo a 1, massimo 2, riusciamo tranquillamente anche a superare i 60. Questi sono i dati che sono riuscito ad ottenere dopo un po' di prove. Ma in definitiva, come mi sono trovato con questa bici? Ragazzi, è inutile neanche che ve lo dica, è una vera e propria bomba atomica. I 2 motori fanno un lavoro pazzesco, la velocità di punta, come vi ho detto, si attesta intorno ai 60 all'ora, i freni funzionano alla perfezione, ammortizzatore davanti super ok, manca quello dietro sì, ma con delle gomme così grosse non ne sento la necessità. Per quanto riguarda la velocità massima, ragazzi, come vi ho detto prima, più o meno arriva a 60 all'ora, ma vi dico la verità, non vi consiglio di utilizzare la bici in quel modo. Primo perché la batteria non durerà molto e secondo perché andare a 60 all'ora con una bicicletta, ragazzi, è un attimo che vi potete far male voi o potete far male a qualcuno, specialmente se siete in città come me. Chiaramente se siete in un campo zero problemi, ma se c'è gente intorno, insomma. Quindi quello che vi consiglio è di andare con un motore solo, come sto facendo io in questo momento. Sono a 21 all'ora, modalità numero 1, zero problemi e zero sbattimenti.
Se voglio andare un po' più veloce basta magari andare ad inserire la seconda, e in questo momento già sono a 30 all'ora, 32, che mi sembra comunque una velocità più che ragguardevole per una bicicletta. Se volessi avere qualcosa in più, ecco, adesso siamo in modalità numero 5, come vedete sono in salita e sta continuando ad accelerare, metto il secondo motore e arriva la magia. Però, come vi dicevo, non vi consiglio di utilizzarla così, vi consiglio invece di andare a utilizzare il secondo motore per quei tratti di salita molto intensa. Quando sapete che dovete fare una salita molto intensa e la bicicletta incomincia a perdere un po' di velocità con un motore solo, mettete il secondo e siete a posto. Per quanto mi riguarda, adesso su questa ciclabile non c'è tanta gente, ma è troppo ingestibile andare a questa velocità, quindi torniamo in modalità numero 1 da sbloccata, vi ricordo, quindi andrà a 22 km all'ora e vi potete fare il vostro giro. Non so se ci avete fatto caso, la batteria durante questa prova è scesa già di una tacca barra una tacca e mezzo. Ecco ragazzi, in questo momento sono in modalità numero 1, sto pedalando e la bicicletta va a 8 km all'ora. Vado a inserire il secondo motore ed ecco fatto, mi ha portato fuori da quella salita. Ho appena notato che è andata via un'altra tacca di batteria, quindi durante questa prova, che sarà durata 20 minuti, mezz'ora, ho fatto fuori 2 tacche di batteria. Ogni tacca corrisponde al 20% della batteria stessa, quindi capite bene che quando andate a spingere così tanto la bici, la batteria va giù in veramente pochissimo tempo. Fatemi trovare un posticino all'ombra e parliamo di prezzi. Per potervi portare a casa questa Duoz F26, bicicletta veramente mostruosa, dovete spendere 1.400 euro, che per quanto mi riguarda non sono assolutamente tante, perché come avete visto praticamente vi state comprando un motorino elettrico. Qui sotto in descrizione vi lascio il link con relativo codice sconto per poter comprare questa bomba atomica di bicicletta. Ed in definitiva cosa penso? Ragazzi, è veramente una bomba atomica. Tutte le altre biciclette che ho provato fino adesso non possono assolutamente competere con lei, ed è per questo che, come potete facilmente immaginare, è diventata la mia bici principale. Ho dovuto pagare un parcheggio, questo sì, perché chiaramente non è una bici che potete portare a casa facilmente, non entra in ascensore, pesa tanto, quindi ho pagato un parcheggio vicino casa e l'ho lasciata lì. Però è talmente bella da guidare ed è talmente potente che mi permette di fare anche dei tragetti abbastanza impegnativi anche in città. Si sa, a Roma è pieno di salite e discese senza alcun problema e senza nessuna fatica. A questo punto ragazzi, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e fatemi sapere con un commento cosa pensate di questa bicicletta. Non mi resta quindi che salutarvi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!